Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo del carnevale in Italia. Faremo un tuffo nel passato per vedere un po' che cos'è il carnevale, che tra l'altro si è concluso ieri, perché ieri era martedì grasso, quindi l'ultimo giorno di carnevale, e oggi è il mercoledì delle ceneri, quindi è il primo giorno della Quaresima, che è il periodo che precede la Pasqua nella religione cristiana. Iniziamo proprio dalla parola carnevale. Che cosa significa la parola carnevale? Viene da un'espressione latina carne levare, che significa togliere la carne, eliminare la carne. Il carnevale ha rappresentato nella storia, ha sempre rappresentato un periodo di grandi festeggiamenti e di grandi fasti, proprio per controbilanciare il periodo di astinenza e di digiuno che chi è praticante osserva dopo il carnevale, a partire dal mercoledì delle ceneri fino a Pasqua. Il tema principale del carnevale, o meglio la caratteristica principale del carnevale nei secoli, è sempre stato il fatto di vivere un momento in cui le regole, la realtà veniva sovvertita. Quindi l'essenza del carnevale è proprio la sovversione dei ruoli sociali, il caos che prende il sopravvento sull'ordine costituito e in generale un mondo alla rovescia. Come molte festività religiose che osserviamo nel cristianesimo, anche il carnevale si presume che fosse in origine una festa pagana e che poi sia stata inglobata nelle feste cristiane. Quindi il carnevale ha origini antichissime e si presume che sia originato dai famosi Saturnali degli antichi romani, che erano una popolarissima e diffusissima festa nell'antica Roma, in onore di Saturno, perché si credeva che Saturno fosse il dio dell'età dell'oro e quindi per ricordare quel momento di fasto e di ricchezza si proponeva questo festeggiamento. Succedeva che si imbandivano banchetti, si festeggiava anche in modo che oggi definiremmo trasgressivo, e la caratteristica era che per quella festa, in quel momento, i servi diventavano uomini liberi, tanto che i padroni organizzavano per loro dei banchetti. E questa era una cosa ovviamente impensabile nell'antica Roma. Quindi questo proprio per far capire quanto fosse importante questa sovversione dei ruoli all'interno di questi festeggiamenti, proprio per in qualche modo dare al popolo un momento di libertà. Questo festeggiamento nell'antica Roma si inseriva in quello che Giovenale chiamò Panem et Circenses. Nei suoi scritti questo autore satirico ci racconta che un modo che mettevano in pratica i potenti per mantenere il controllo sulla popolazione era il fatto di distribuire gratuitamente il grano, quindi panem, e di organizzare degli spettacoli per intrattenere le folle, circenses. Quali erano questi spettacoli? Le lotte dei gladiatori, le lotte tra animali, tra gladiatori e animali, corse dei carri, tutti quegli spettacoli che venivano organizzati al Colosseo e al Circo Massimo. E anche alcuni a Piazza Navona, se pensiamo alle battaglie navali, perché si facevano le battaglie navali a Piazza Navona. Erano ovviamente degli spettacoli cruenti. Questa crudezza è una caratteristica che il carnevale si porterà dietro per tanti secoli, come vedremo poi. Questa idea dei Saturnali viene un po' ripresa nella festa medievale, che era molto popolare in tutta Europa,
che conoscerete, vi ricorderete se avete visto il cartone animato Il Gobbo di Notre Dame. Sto parlando della Festa dei Folli. Come sempre vi metterò tutti i link che vediamo insieme e che ho usato per fare questo video nella descrizione del video qui sotto. La Festa dei Folli aveva molti punti in comune con i Saturnalia degli antichi romani. Per esempio, il fatto di eleggere un principe o un re che prendesse il comando per quel breve momento e il fatto della sovversione dei ruoli sociali. E c'è una scena specifica in cui si racconta la Festa dei Folli nel cartone ed è la scena in cui appunto Clopin canta e dà inizio a questo sottosopra. Mi sono appuntata qui 2 frasi interessanti. Una è: tutto quanto è sottosopra. Quindi c'erano i mendicanti che si mascheravano, si travestivano da membri del clero. Quindi questo è un elemento di sottosopra. E un'altra frase molto indicativa è la seguente: liberiamo il peggio che c'è in noi. Liberiamo il peggio che c'è in noi. E questa frase è veramente indicativa dello spirito del carnevale. Durante tutto il Medioevo, al buio, dietro le maschere, le persone veramente davano il peggio di sé e succedeva di tutto. Parlando di carnevale cruento, dobbiamo parlare del carnevale di Roma. Il carnevale romano è caratterizzato da una crudezza particolare. C'erano vari eventi che la folla attendeva ardentemente, come per esempio l'evento che vedete nel quadro sullo schermo. Questo quadro è un dipinto, un olio su tela di Ippolito Caffi, che si intitola La festa dei Moccoletti, il carnevale a Roma. In una lettera del 14 agosto 1837, Caffi affermava: «Ho terminato un quadro da esporre qui all'Accademia di Venezia. È illuminato dalla luna nella parte superiore delle fabbriche. Di sotto un numero infinito di moccoli, torce a vento, palloni di carta colorita. I moccoli erano le candele. Venivano chiamati moccoli a Roma. Da qui un'espressione reggere il moccolo, perché anticamente quando un uomo e una donna uscivano insieme venivano accompagnati da una terza persona. Questa terza persona portava la candela e quindi reggeva il moccolo, cioè la candela. Oggi nella lingua informale, quando si esce con una coppia e quindi si fa un po' il terzo incomodo, scherzosamente si dice vengo a reggere il moccolo, cioè a fare il terzo incomodo uscendo con una coppia. Ok, questa era una curiosità divertente. Il dipinto a cui il pittore si riferiva, dal titolo L'ultima ora del carnevale a Roma, raffigurava l'ultimo giorno di carnevale a Roma, probabilmente la festa più popolare dell'urbe moderna. I momenti salienti del martedì grasso erano la corsa dei berberi, e ci arriviamo a questa, dei cavalli berberi, e appunto la sfilata dei moccoletti, una sorta di gara nel dover conservare il proprio lume acceso cercando di spegnere quello dei vicini. Via del Corso diveniva nelle ore del tardo pomeriggio un tripudio di luci, di illuminazioni multicolori dei fuochi d'artificio, un soggetto ideale e l'occasione per riprendere la festa notturna. Questo evento appunto era occasione per commettere cose brutte, diciamo, no? Sì, c'erano tante candele, ma il buio era invadente, perché le candele possono fare fino a un certo punto luce, nel buio che c'era, no? Questa descrizione cita la corsa dei berberi, i cavalli berberi, che era una corsa che rappresentava appunto l'evento finale del carnevale, quello a cui accorrevano
tantissime persone, ad un certo punto anche da altre parti d'Europa venivano per assistere a questa corsa e questi cavalli venivano fatti correre da soli, senza fantini, lungo quella che oggi si chiama Via del Corso e che prende il nome proprio da queste corse. Anticamente Via del Corso si chiamava Via Lata ed era un prolungamento della Via Flaminia. E questi cavalli lungo Via del Corso travolgevano la gente moriva, era un evento abbastanza cruento proprio per questo, perché i cavalli imbizzarriti correvano e travolgevano chi si trovavano davanti. Questo evento fu organizzato per la prima volta già nel corso del 1400 e fu poi abolito nel 1882, comunque con l'arrivo dei Savoia a Roma. Roma fu presa dai Savoia, quindi entrò nel Regno d'Italia intorno al 1870 e quindi il re decise di abolire questa festa perché troppo cruenta, si dice. In realtà si può anche ipotizzare che fosse un modo per evitare dei festeggiamenti in cui il popolo non poteva essere gestito. Erano i primi anni della monarchia a Roma, erano i primi anni dell'entrata di Roma nel Regno d'Italia e quindi era meglio tenere tutto un po' sotto controllo, perché come abbiamo detto il carnevale era assolutamente fuori controllo. Comunque, oltre ai cavalli venivano fatti correre anche altri animali e anche le persone. Quindi diciamo questo elemento di crudezza rimane dall'antica Roma fino agli ultimi anni del 1800. Un elemento di crudezza che un po' rimane oggi in un carnevale che si festeggia in Italia è quello che possiamo vedere durante la battaglia delle arance nel carnevale di Ivrea in Piemonte. La battaglia delle arance di Ivrea si inserisce appunto in un festeggiamento carnevalesco che riprende molti elementi medievali, quindi le varie fazioni della città che combattono l'una contro l'altra. Abbiamo capito più o meno di che cosa si tratta, si lanciano in modo molto violento delle arance e c'è stata gente in passato che si è fatta male, anche perché pensate, un'arancia tirata in modo molto violento e aggressivo, se arriva in viso a qualcuno, per esempio su un occhio, piacere non fa, ecco. Quindi diciamo può essere pericoloso, ecco. Quindi diciamo che tra tutti i carnevali che si festeggiano ancora oggi in Italia, forse questo elemento un po' crudo rimane in questa battaglia delle arance ad Ivrea. Si specifica che sono arance non adatte al consumo, non adatte per essere mangiate. Tornando per un attimo al Carnevale di Roma, io vi invito ad andare a leggere questo articolo sul sito di turismoroma.it in cui parla delle varie tappe del Carnevale romano nei secoli e il primo titolo è indicativo di com'era il Carnevale romano: licenza di trasgredire. Quindi parla, come abbiamo detto anche noi, degli antichi Saturnali, di cosa succedeva nel Medioevo, della corsa dei cavalli berberi, eccetera. Ripercorre tutte queste tappe. Probabilmente le cose che vi ho raccontato non sono così estreme o crude come vi avevo detto che il Carnevale di Roma è, però per esempio se andate a cercare che cos'è la ruzzica dei porci, quello forse dà un po' più l'idea. Forse si capisce meglio, insomma, quello che intendo dire quando dico che il carnevale a Roma è stato sempre estremamente crudo. Allora, abbiamo parlato di Roma, passiamo adesso ad un'altra città, Firenze. Parliamo di Firenze, nello specifico di quando la famiglia dei Medici era al potere a Firenze. Perché? Perché
Una figura importante nella storia di Firenze fu Lorenzo il Magnifico, Lorenzo de' Medici, detto Lorenzo il Magnifico, perché era un uomo di potere, era un mecenate ed era anche un poeta, no? Lui scriveva. E nella Firenze dei Medici venivano organizzate delle sfilate di carri che si chiamavano trionfi, che erano accompagnati da canti di carnevale, i cosiddetti canti carnascialeschi. Uno dei canti carnascialeschi più famosi è proprio un canto scritto da Lorenzo dei Medici intorno al 1490, un paio d'anni prima che lui morisse. Qual è questo canto? Noi lo studiamo a scuola, questo canto. È estremamente famoso, soprattutto il ritornello. La canzone di Bacco. Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuol esser lieto, sia, di doman non c'è certezza. Questa è rimasta nell'immaginario comune, no? Questa frase, quasi un modo di dire. Chi vuole esser lieto, sia, di doman non c'è certezza. No, quindi chi si vuole divertire che lo faccia, perché del futuro non abbiamo certezza, non sappiamo se domani saremo ancora vivi. Questa è l'idea. Ciascun apra ben gli orecchi, di doman nessun si paschi. Oggi sian giovani e vecchi, lieti ognun, femmine e maschi, ogni tristo pensier caschi. Facciam festa tuttavia, chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il core, non fatica, non dolore. Ciò che a esser convien sia, chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza. E qui ci dice proprio che la canzone di Bacco è il più famoso dei canti carnascialeschi, ideati dallo stesso Lorenzo e composti per essere eseguiti con musica in forma corale durante le feste del Carnevale, descrivendo e accompagnando lo sfilare di carri mascherati di argomento mitologico. Di Lorenzo il Magnifico parleremo anche nella nostra serie su come nasce la lingua italiana, perché essendo stato un personaggio importante nella Firenze rinascimentale, entra in un certo punto anche in un dibattito sulla lingua. Nel carnevale che si festeggia oggi rimane fortissima la presenza dei carri allegorici. Per esempio nel carnevale di Viareggio. Al carnevale di Viareggio si presentano vari carri per sfilare e per partecipare alla competizione, perché poi alla fine viene eletto un vincitore. E vorrei vedere insieme a voi alcuni secondi di un video che parla di un carro allegorico di quest'anno che si intitola In bocca al lupo. Il carro ha un titolo proprio come una composizione artistica e vorrei farvi vedere tramite questo video il lavoro artigianale immenso che dura mesi, che c'è dietro ad ognuno di questi carri che si presentano al Carnevale di Viareggio. Questo video si trova sul canale ufficiale del Carnevale di Viareggio. Vi lascio ovviamente il link nella descrizione del video qui sotto. Adesso vediamo l'autore di questo carro che ci spiega qual è il significato dietro al titolo In bocca al lupo. Si parla delle difficoltà che ognuno di noi nella vita si troverà di fronte e che dovrà affrontare. Se andate a guardare questo video capirete il lavoro artigianale che c'è dietro ad un carro che viene presentato al Carnevale di Viareggio. Cioè viene proprio costruito da zero in base all'idea dell'autore. Ecco, questo è il carro finale, bellissimo. Vi invito ad andare a vedere il video completo poi. Quindi abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato di Firenze, parliamo adesso di Venezia. Anche il Carnevale di Venezia avrebbe bisogno di un video a sé
per raccontarne la storia perché è molto lunga. Si hanno già testimonianze dei festeggiamenti carnevaleschi a Venezia nel 1094, quindi proprio all'inizio del Basso Medioevo, in un documento del doge dell'allora Serenissima. Le maschere a Venezia cominciano a circolare e ad essere vendute e ancor prima ad essere create intorno al 1270 e poi i cosiddetti mascareri, cioè gli artigiani delle maschere che venivano fatte sempre in modo più ricco e sofisticato, vennero riconosciuti ufficialmente come mestieri con uno statuto del 10 aprile 1436 che oggi è conservato all'Archivio di Stato di Venezia. Allora, le maschere tradizionali veneziane sono quelle che si vedono in questa immagine qui. Praticamente abbiamo questa maschera bianca che hanno i due personaggi in primo piano e poi questa maschera nera, tondeggiante, che ha la donna in secondo piano sullo sfondo. Questa maschera nera si chiama moretta e veniva anche chiamata maschera silenziosa perché praticamente si reggeva sul viso della persona, tipicamente una donna, venivano indossate dalle donne, tramite la bocca perché c'era un bottoncino all'interno che veniva tenuto tra i denti e quindi veniva anche chiamata maschera muta o silenziosa. L'altra maschera tradizionale, questa bianca, si chiama bauta o bautta con 2 T. Questa, a differenza della moretta, invece permetteva di mangiare e bere perché c'era spazio, diciamo, davanti alla bocca, tra la maschera e la bocca. Queste maschere garantivano l'anonimato e di conseguenza la libertà. Quando pensiamo al Carnevale di Venezia, ci vengono in mente delle immagini che corrispondono al momento di massimo splendore del Carnevale di Venezia, cioè ci viene in mente il Settecento veneziano, ci viene in mente Casanova, Giacomo Casanova, che appunto fu protagonista di questo secolo. Se il XVIII secolo rappresenta il periodo di massimo splendore per il Carnevale veneziano, rappresenta dal punto di vista politico però il declino della Repubblica di Venezia, perché infatti la Repubblica di Venezia volge alla fine nel 1797, quando inizia l'occupazione francese. Quindi Venezia viene da quel momento occupata dai francesi prima e dagli austriaci poi. Gli austriaci rimangono a Venezia fino ai moti rivoluzionari che portano poi all'unità d'Italia, quindi parliamo della seconda metà del 1800. Cosa succede al Carnevale? Arriva l'occupazione straniera e il Carnevale veneziano viene abolito. Perché? Perché abbiamo detto che cosa rappresentava il Carnevale, no? Quindi il fatto di andare in giro, in maschera, anonimi, liberi, l'occupazione straniera non poteva permettere che succedesse questo per le strade, in pubblico. Possiamo ipotizzare che poi nei palazzi privati il Carnevale continuasse ad essere festeggiato. Però pubblicamente nella città di Venezia il Carnevale viene abolito. Quando viene ripreso? Abbastanza di recente, perché il Carnevale, i festeggiamenti del Carnevale veneziano vengono ripresi solamente nel 1979, grazie ad associazioni culturali locali e a enti pubblici culturali locali che si sono messi insieme e hanno lavorato per ripristinare il Carnevale di Venezia. Il simbolo del Carnevale di Venezia oggi è la Pantegana, il simbolo della resistenza, della resilienza dei veneziani, che sono sempre di meno in città, e oggi va un po' letta come una resistenza
al turismo di massa. Sentiamo alcuni secondi di questa intervista. La Pantegana, portata in testa ad un corteo acqueo come simbolo di resistenza di una comunità e delle sue tradizioni. Giovanni Giusto appartiene a quella generazione di veneziani che decenni fa prima ha visto risorgere il carnevale in uno scoppio di entusiasmo e spontaneità, ma poi lo ha anche visto rischiare di ridursi ad un evento artificioso. La spontaneità è scomparsa quando qualcuno ha deciso di organizzarlo, ed ecco che è diventato praticamente un qualcosa che è molto simile alla recita per quei turisti che raggiungevano Venezia, non per unirsi alla festa, ma venirla a fotografare. Ecco che è scaduto il carnevale, quindi i veneziani erano attori e i turisti venivano praticamente a vedere le scene di chi appunto recitava. Non era più il carnevale. Ecco perché c'è stata questa esigenza quantomeno di ricostruire una parentesi dedicata a quella spontaneità. Abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato di Firenze, abbiamo visto un po' il carnevale di Viareggio, abbiamo visto il carnevale di Venezia. C'è un altro carnevale di cui vorrei parlarvi, di cui si sa poco per quanto riguarda le origini. Sto parlando del carnevale di Mamojada, in Sardegna. Si ipotizza che le origini dei riti che vengono riproposti durante i festeggiamenti risalgano all'età nuragica. Ci sono degli elementi ancestrali in questi riti e si presume che possano risalire all'età nuragica. Vi ricordate il vlog che ho fatto in Sardegna in cui siamo andati a vedere l'area archeologica vicino Tortolì, l'area archeologica di Sortali e Somonti? Lì abbiamo camminato tra costruzioni prenuragiche, quindi risalenti al IV-III millennio a.C., e nuragiche, costruite tra l'età del bronzo medio e la prima età del ferro. Ecco, si pensa che le origini del carnevale di Mamojada possa in qualche modo risalire a quel periodo lì, al periodo nuragico. Vi faccio vedere prima un video e poi parliamo di queste maschere. Allora, in questo video abbiamo visto le due maschere, simbolo del carnevale di Mamojada, che sono i mamutones e gli issoadores. I mamutones indossano un abito di velluto coperto da una pelle di pecora nera, con un fazzoletto scuro a coprirgli il capo. Sulle spalle, legati con delle stringhe di cuoio, portano dei campanacci. Il volto è coperto da una maschera nera realizzata in legno, detta savisera, che raffigura un volto dall'espressione sofferente e spaventosa. Gli issoadores, invece, indossano una camicia bianca di lino, una giubba rossa, calzini bianchi e uno scialle da donna, interamente ricamato o dipinto. A completare il costume sono i sonagli di ottone e di bronzo che portano a tracolla e la maschera bianca. I mamutones sfilano in gruppi di 12, a simboleggiare i 12 mesi che compongono un anno, seguendo il ritmo dettato dagli issoadores. Ciascuno di quest'ultimi tiene in mano una corda di giunco con cui si cerca di catturare qualcuno tra i presenti in segno di buon augurio. Sono soliti catturare delle ragazze per infondere fertilità. I mamutones sfilano a passo lento e con un ritmo cadenzato, una sorta di danza che ha come obiettivo quello di allontanare il male. Questa danza, che secondo alcuni potrebbe aver avuto in origine la finalità di propiziare un abbondante raccolto, visto anche il periodo in cui il rito veniva eseguito, quando l'inverno sta per lasciare il posto alla primavera. Per concludere il nostro viaggio nel mondo del carnevale italiano, non posso non parlare della commedia dell'arte. La commedia dell'arte nasce alla metà del 1500 ed è una forma teatrale in cui gli attori non seguivano un copione, ma improvvisavano,
e indossavano delle maschere per rappresentare dei personaggi caratterizzati da determinati tratti fisici, caratteriali e linguistici. C'è Arlecchino di Bergamo, un servo sempre pronto a fare dispetti e a trarre in inganno i suoi padroni. C'è Colombina di Venezia, una serva astuta e vivace. Pulcinella di Napoli, un contadino che non riesce a mantenere i segreti, e infatti si dice il segreto di Pulcinella. Per esempio oggi nella lingua informale diciamo ma questo è il segreto di Pulcinella, cioè che non è un segreto ma è una cosa che sanno tutti, proprio perché Pulcinella era un personaggio della commedia dell'arte la cui caratteristica era quella di non riuscire a mantenere un segreto, diceva tutto a tutti. Poi c'è Rugantino è di Roma, è un giovane trasteverino, arrogante e strafottente, ma in fondo buono. Quindi che cosa ci fanno capire questi personaggi? Che la commedia dell'arte era molto distante dal teatro considerato alto. Quindi la commedia dell'arte porta il teatro a tutti, proprio perché vengono rappresentati personaggi del popolo, popolani, contadini, artigiani, e quindi chi assisteva, il pubblico, si rivedeva in questi personaggi. Un'altra cosa rivoluzionaria della commedia dell'arte era che le donne cominciano a recitare. Prima di quel momento solo gli uomini recitavano e facevano anche la parte delle donne. Invece con la commedia dell'arte le donne cominciano a rappresentare se stesse. Queste maschere rimangono con noi ancora oggi. Con questo si conclude qui l'episodio di oggi. Io vi ringrazio per averlo guardato e spero che vi sia piaciuto. Come sempre la sezione dei commenti è a vostra disposizione e io vi do appuntamento ai prossimi video. A presto, ciao!